Ciao a tutti, sono Marco Mastropietro, referente Nord-Est Italia di Sprutcam. Oggi siamo qui con Domenico Benagiano, che è un nostro utilizzatore e quindi cliente di Sprutcam, che volevamo chiedergli, avere una sua testimonianza e chiedergli la sua esperienza con questo software, insomma. Quindi adesso ti lascio la parola. Ciao Marco. Sì, apro con presentarmi, insomma. Io appunto, come già dicevi, mi chiamo Domenico Benagiano, nasco come odontoiatra, sono un odontoiatra in realtà, ma ho fondato la Top Quality Milling, la mia azienda. Diciamo, la Top Quality Milling è un'evoluzione di un precedente progetto che si chiamava Lynx, che serviva per soddisfare le esigenze del nostro stesso studio odontoiatrico per la produzione di pezzi per il settore appunto dentale. Noi nell'ambito dentale lavoriamo moltissimo col titanio e il cromo cobalto, che sono le due leghe principali per le applicazioni appunto dentali. E a novembre del 2019 ho fondato la TQM come evoluzione, come figlia della precedente azienda, quando ho cominciato a vedere che quello che era un progetto che in realtà serviva soltanto, come ti dicevo, a risolvere delle esigenze nostre interne, cominciava ad avere un respiro nazionale, una clientela, una certa presenza sul mercato. E quindi stiamo evolvendo. Infatti, state evolvendo perché si vede anche i prodotti che fai ogni tanto, lo si vede anche dei social, la meccanica, le lavorazioni meccaniche che esegui. Sono delle piccole aggiunte alle lavorazioni meccaniche. Poi d'altro canto sono il motivo per cui mi sono avvicinato a Sprutcam. In ambito odontoiatrico noi nasciamo da dei cam che sono estremamente specifici e non hanno nessunissima applicazione in altri settori, insomma. E quando abbiamo voluto aggiungere alle lavorazioni odontoiatriche anche altre di generica micromeccanica, abbiamo cercato delle alternative, abbiamo valutato più alternative, però poi abbiamo scelto Sprutcam ormai, possiamo dire, 6 mesi fa? Sì, 6-7 mesi fa, esatto. Sì, infatti la mia domanda era proprio una domanda che volevo farti, che non ho mai avuto occasione di farti, che era quella di come mai hai scelto Sprutcam, avendo già anche altri software, cos'è che hai visto nelle potenzialità che magari poteva darti in più? Guarda, in realtà principalmente la versatilità. Ecco, guarda, facciamo un riassunto, sia la versatilità sia la semplicità d'uso, che io apprezzo molto, nel senso, per quanto riguarda la versatilità, nei piani, nei progetti futuri dell'azienda c'è la possibilità di aggiungere anche delle produzioni contorni fantina che nell'ambito odontoiatrico hanno delle applicazioni molto importanti. E ho visto che Sprutcam gestisce egregiamente sia macchine a 5 assi, presatori a 5 assi di cui noi già disponiamo, noi lavoriamo con macchine a 5 assi tutti i giorni. 5 assi interpolati nel nostro settore sono fondamentalmente lavorazioni quotidiane, imprescindibili. E poi ecco, con Sprutcam vedo che possiamo inseguire quelli che sono i nostri piani di sviluppo, di evoluzione aziendale. E poi, come ti dicevo, la semplicità d'uso, che non deve essere interpretata male come limitazioni anche all'uso, no, riusciamo a fare davvero qualsiasi cosa ci venga in mente di fare. Talvolta risolviamo i nostri dubbi semplicemente scoprendo che quello che speravamo di fare con qualche parametro complicato, eccetera, in realtà è frutto di un punta e clicca, di un trascina. Noto che ha un'impostazione molto moderna, molto semplice, molto ottimizzata. Sprutcam, ed è stato il motivo, assieme all'altro, che ci ha poi permesso di passare dalle idee ai fatti e scegliere in maniera definitiva appunto l'utilizzo di questo software che ci soddisfa ampiamente. Sì, e poi cioè è semplice e, come dici te, è molto potente. Difatti mi ricordo che uno dei tuoi problemi iniziali, delle tue paure, era quella che dasse troppa possibilità e quindi di incappare in errore. Sì, all'inizio c'era questa paura. Sì. E quindi abbiamo trovato l'escamotage
di farti un post processor personalizzato che sia lui che vada a controllare che sia tutto corretto per i 5 assi, le impostazioni, e quindi siamo andati a ottimizzare qualcosa. Abituati, nel bene o nel male, forse più nel male che nel bene, insomma, ad avere dei cam che si occupano di tutti gli aspetti non direttamente inerenti alla lavorazione, quindi gli svincoli, gli scarichi, il passaggio da una lavorazione all'altra e tutto quanto fatto da post processor. Questo perché nell'ambito odontoiatrico raramente ci sono le competenze per poter gestire nel dettaglio le macchine, mentre vedo che Sprutcam, e questo all'inizio mi ha mandato un po' nel pallone, sì, ricordi bene, mi permette di gestire in maniera dettagliata anche come la macchina si muove immediatamente prima, immediatamente dopo cambiare un utensile, come andare a misurarne la lunghezza piuttosto che applicare un ciclo fisso. Io posso andare a personalizzare anche quello, così come gli svincoli, girare a 5 assi intorno a un pezzo, non soltanto come si muove la fresa per poter lavorare in 5 assi, ma anche come passa da un punto all'altro e come gestisce gli svincoli. Questa enorme libertà all'inizio mi ha messo un po' in difensiva, però adesso che siamo in grado di sfruttare queste potenzialità, riusciamo con le nostre macchine che hanno delle corse ridottissime, perché nell'ambito odontoiatrico ci sono macchine con delle corse veramente minuscole, 200 mm, ne stiamo già esagerando, riusciamo a ottimizzare al massimo i movimenti in questi piccoli spazi, e questo grazie al fatto che Sprutcam ci permette di personalizzare letteralmente qualsiasi cosa. Poi tutto viene post processato o in rapido o in velocità di feed, ma alla fin dei conti possiamo definire ogni movimento della macchina a nostro piacimento, ed è un grande vantaggio. Sì, che poi va tutto, fortunatamente mi dà degli errori se qualche cosa non è come deve essere, quindi non abbiamo ancora schiantato niente, fortunatamente. Speriamo che non succeda. Dai. Poi un'altra domanda che mi ponevo io personalmente, non ti ho mai posto, ma molte aziende si porrebbero, si pongono comunque, è quella del fatto che tipo la collaborazione tra me e te ha 800 km di distanza che ci divide, e difatti non ci siamo mai conosciuti personalmente. Sì, videochiamate, demo, webinar, non ci siamo però non ci siamo mai incontrati. Nonostante ciò, tu bravo, perché sei riuscito a partire, ad iniziare anche senza nessun giorno di corso, quindi ti sei arrangiato sicuramente. Quindi ripetiamo il fatto che il software è semplice, ma poi anche tu comunque hai le tue competenze, avendo già conoscenze di altri cam eri agevolato, quindi sono nelle condizioni di potermi orientare fin da subito. Però è così, il software onestamente è semplice, molto 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 chiaro come utilizzarlo fin da principio. E mi chiedevo appunto, questa distanza è mai stato un problema, qualcosa che ti ha pesato, qualcosa che non... No, o ti sembra che hai sempre avuto un'assistenza, un affiancamento che non ha mai avuto problemi? L'assistenza assolutamente, sono soddisfatto, ma poi nella grande sfortuna di aver dovuto affrontare questo 2020, che è stato un anno particolare, ma quantomeno siamo tutti quanti venuti a contatto con questo mondo dello smart working, del lavoro remoto, che sono sicuro prima del 2020 faceva un attimino strabuzzare gli occhi a molti. Credo che molti si siano già accorti che la reale vicinanza geografica di un venditore a un acquirente, ma anche, che ne so, la vicinanza geografica dei dipendenti di un'azienda alla sede centrale, di un ufficio a un altro, ormai non dico che non valga niente, ma vale molto poco, ha veramente un peso ridottissimo sulle decisioni, perché l'assistenza sul software comunque io immagino che voi la offrite via remoto anche a chi avete a 5 km, alla fin dei conti vi connettete da remoto, e quindi tanto 5 km, tanto 5.000, per quanto mi riguarda tu potresti essere a Tokyo, non vedo nessunissimo problema. Sì, dai più importanza insomma alla competenza e alla disponibilità sì, che uno deve cercare di mettere il più possibile, è quello che...
che si cerca, insomma, che cerco di fare nel mio possibile, insomma. Però sì, in egual modo la competenza e la disponibilità. Non posso dire una più dell'altra perché la competenza è fondamentale, però la disponibilità, soprattutto adesso che da remoto è possibile intervenire con zero tempi morti, non bisogna riempire la macchina con le valigie, spostarsi, avere anche soltanto quell'input della durata di 30 secondi, di 5 minuti, che sblocca una situazione e permette di lavorare, secondo me è un enorme vantaggio per un'azienda. A volte capita il problemone che deve essere risolto con un giorno intero di spiegazioni. Tante volte ci si incastra su un problemino, la disponibilità dell'assistenza che interviene in 5 secondi fa vedere come si risolve, ci si mette un attimino a ragionare sul dubbio avuto 3 minuti da remoto e si riparte. Questo credo che oggi le aziende debbano prenderlo in enorme considerazione, più di molti altri fattori. Sono pienamente d'accordo, infatti. Quindi consiglieresti, insomma, il software a qualche tuo conoscente? Se lo consiglieresti magari a qualche azienda di qualche settore particolare, con qualche necessità, o in generale a tutti? Allora, questa domanda mi mette un po' in difficoltà, nel senso, come ti ho detto, io vengo dal mondo odontoiatrico, del dentale, quindi il mio settore è un settore estremamente particolare, settoriale, di conseguenza probabilmente non sono in grado di poterlo consigliare ad altri perché non conosco le altre esigenze, ma al contempo, girando un po' il discorso a rovescio, Sprutcam, che sicuramente non è stato programmato con il mio target come target principale, risolve assolutamente le mie esigenze e sono quello che fa le lavorazioni più strane di tutti probabilmente. Sì, quindi inaspettatamente. Sicuramente quelle più lontane dalle lavorazioni che avevano in mente i programmatori. Ecco, sicuramente non hanno mai immaginato di dover scolpire un dente in titanio con una connessione implantare sotto, un canale vite angolato che si spezza a gomito a metà strada. Sicuramente le mie lavorazioni non erano nella mente di chi ha pianificato la realizzazione del software. E quindi a rovescio, prendendo il discorso a rovescio, se Sprutcam riesce a risolvere le esigenze mie, che sono le più strane in assoluto, posso ipotizzare che riesca egregiamente a soddisfare le esigenze di chiunque abbia bisogno di un CAM per le sue lavorazioni. Bene. Niente, dici magari quali sono i tuoi obiettivi futuri con Sprutcam o aziendali, se hai qualche idea per il futuro? Vediamo, allora, per questo Natale in maniera quasi casuale, nato quasi come un gioco, un diversivo, uno stimolo, abbiamo realizzato degli orologi che abbiamo regalato ai nostri principali partner. Abbiamo fatto 10 orologi, anche perché le macchine che io ho, che applichiamo nel settore odontoiatrico, ma nascono nel mondo dell'orologeria, sono macchine svizzere, quindi sembrava quasi obbligatorio far fare almeno un orologio a queste macchine. Ciò che è nato, come ti dicevo, da parte nostra aziendale un gioco, una sfida, e poi nell'ottica insomma di regalarli è diventato un piacevole regalo, un presente, un simbolo, in realtà ha attirato l'attenzione di persone che si sono dichiarate pronte ad essere acquirenti. Quindi forse, l'anno prossimo realizzeremo una linea assolutamente edizione limitata di orologi. E poi chissà che cosa ci porta il futuro, insomma, le idee possono venire una dietro l'altra. Sì, quindi ti ha aperto anche nuovi ambiti. Un mercato che mai avrei pensato di aggredire, in tutta onestà. In realtà aggredire è sbagliato, non credo mai di andare ad aggredire il mercato degli approcciare. Ma fare una piccola linea sicuramente sì. Qualche altra ipotesi ancora sono al vaglio, vediamo un attimino, perché fortunatamente, incrociando le dita, ma la lavorazione odontoiatrica ci tiene impegnatissimi, ma forse un altro settore che potremmo pensare di avvicinare in futuro potrebbe essere la lavorazione di piccoli articoli per la personalizzazione di armi da competizione. Siamo in contatto con degli atleti che si occupano di questo, forse nasce una partnership e poi vediamo. Bene, allora io ti ringrazio per la fiducia che continui ad avere.
ti faccio un in bocca al lupo per i tuoi Crepi. progetti, per il futuro, insomma, Crepi. queste ambizioni che hai. E nient'altro, ti ringrazio per questa testimonianza che mi è stata utile anche a me personalmente, e per sapere e avere un feedback da un cliente, che fa sempre piacere. Niente, grazie della disponibilità. Figurati. Ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.